Salve a tutti, io sono Marilina e da una trentina d'anni suono il taiko, che è il tamburo giapponese, e questo canale parla del mio amato strumento perché vorrei che uscisse dai dojo e fosse conosciuto dal maggior numero di persone possibili. Ho creato questa playlist per raccontare la storia del taiko e finora abbiamo visto la storia del taiko tradizionale dalla preistoria e anche nella mitologia fino ai giorni nostri nei matsuri, cioè i festival di città. Oggi finalmente scopriamo che cosa ha a che fare il taiko che suono io con quello tradizionale, cioè come è nato il taiko contemporaneo. Siamo nel 1951, i giapponesi si sono subito rimboccati le maniche dopo la seconda guerra mondiale, il paese si sta ricostruendo con una certa alacrità dalle macerie e c'è una voglia di vivere incredibile come in Italia. In Italia che cosa succede? Nilla Pizzi trionfa al Festival di Sanremo con Grazie dei Fiori nel 51. Nelle sale dei cinema possiamo vedere Miracolo a Milano di Vittorio De Sica e Bellissima di Luchino Visconti. C'è la legge per gli aiuti al meridione, quindi si istituisce la Cassa del Mezzogiorno. Arthur Rubinstein in concerto a Milano è un grande evento. E in Giappone quello che caratterizza questi anni è all'inizio, subito, nell'immediato dopoguerra, era l'occupazione militare americana. Questa presenza occidentale ha portato un gusto dell'Occidente. Tutto ciò che veniva dagli Stati Uniti era considerato figo, cool. Le ragazze si vestono nei negozi di moda occidentali, si pettinano con acconciature occidentali, la gente esce, non va necessariamente a mangiare un okonomiyaki, ma può andare a prendere un hamburger. In molti ristoranti si possono tenere le scarpe ormai e anche il cinema comincia a importare film occidentali e la musica è molto boogie, è molto swing e c'è tanto tanto jazz. Nelle montagne di Nagano, cioè nella prefettura di Nagano, a un paio di ore da Tokyo, c'è questa cittadina che si chiama Okaya che ospita un ventenne batterista di jazz. Lui si chiama Daihachi Oguchi e fino a quel momento è contento con la sua esperienza di jazz, anzi proprio fissato. Forse è uno di quei giapponesi che si vestono un po' alla Jerry Mulligan, con la Marlboro che pende un po' camicia bianca, maniche un po' rimboccate così. Non lo so, perché in rete non esistono foto di Daihachi Oguchi da giovane. Tuttavia, quello che sappiamo è che vicino a Okaya c'è un tempio importante, il tempio Osua, e se ve lo ricordate è lo stesso tempio in cui trovava i tamburi, in cui reclutava i contadini per suonare i tamburi di guerra, il daimyo Takeda Shingen, in questo video qua. E la famiglia di Daihachi Oguchi, di questo giovane jazzista, è da sempre legata alla storia di questo tempio. Spesso i templi avevano dei magazzini che nel dopoguerra venivano ripuliti, spolverati, cose vecchie buttate, cose preziose recuperate e durante la ripulitura del magazzino del tempio di Osuwa si rinviene un antico spartito di taiko. Questo spartito non sanno a chi affidarlo per capirci qualcosa e quindi chiedono a Oguchi, che è batterista, però è uno spartito sibillino anche per lui. A quanto pare erano solo dei tratti, dei cerchi e quindi lui si mette all'opera e si mette a cercare gli anziani della sua città che potrebbero dargli una risposta, finché non trova un signore molto molto anziano che viene fuori che era stato l'ultimo a suonare quello spartito lì 60 anni prima e gli fa capire, volentieri gli insegna come decifrarlo. Quando Oguchi si trova a casa a decifrare questo spartito, lo trova un po' monotono. Lui è abituato alla batteria che ha diversi componenti, più acuti, più gravi, ognuno con il suo ruolo, e poi è abituato a ritmi complessi. Invece il taiko fino a quel momento era stato suonato o da un solo tamburo o da più tamburi ma dello stesso tipo o che facevano tutti la stessa cosa. Insomma, Oguchi ci ragiona su un po' e ispirato dalla sua batteria chiama degli amici percussionisti ai quali affida a ognuno un tipo di taiko diverso, lo shimé per gli acuti, il nagado per i gravi e crea il primo kumidaiko. Infatti kumu in giapponese vuol dire
assemblarsi, mettersi insieme, riunirsi. Fino ad allora il taiko non era stato un'orchestra, un gruppo percussionistico, era stato un accompagnamento al teatro, era stato uno strumento di meditazione nei templi, era stato un richiamo per le divinità nelle risaie per propiziare il buon raccolto, era stato uno strumento di comunicazione militare, mai qualcosa che sale su un palcoscenico ed è solo lui. Allora, la cosa interessante è che sì, lui è stato influenzato da un modo occidentale di fare musica, sì, lui è stato influenzato dalla diversità dei componenti della batteria, sì, lui è stato influenzato dalla complessità dei ritmi jazz, ma guarda caso, questo spartito è stato trovato nel tempio in cui per l'unica volta nella storia del Giappone si era fatto stile complesso, colpo complesso, cioè mettere insieme più percussionisti su più tamburi che fanno ritmi diversi, i quali si incastrano tra loro. Questa idea era stata di Takeda Shingen, che se ne era servito per scopi militari e qui vabbè che Oguchi se ne serve per scopi artistici, però questa idea nasce nello stesso posto di tutto il Giappone. Nel momento in cui lui fa il suo gruppo comincia a suonare un po' dappertutto, ha un certo successo, fa tournée in tutto il Giappone e poi lui comincia anche ad avere rapporti con l'estero, soprattutto contribuisce alla fondazione del primo dojo di Taiko non giapponese, il San Francisco Taiko Dojo. Ha suonato negli eventi più importanti della storia contemporanea giapponese, cerimonie di apertura di Olimpiadi e cose del genere, e ha fondato il Museo Internazionale del Taiko che si trova a Okaya, la sua città di origine. Questo museo è bello, io non l'ho visitato personalmente, però ho visto su internet che non c'è solo un'esposizione di tamburi giapponesi, ci sono tamburi di tutto il mondo e poi c'è una sezione di costruzione tamburi dove si può vedere dall'inizio alla fine tutta la fase di lavorazione e ci sono anche degli stage, dei workshop che si tengono, quindi se si vogliono imparare le basi del Taiko si fa all'interno del museo stesso e ha fondato l'Associazione Nazionale di Taiko in Giappone. Ora, è vero che è stato un innovatore, però il taiko che faceva lui raccoglieva molti elementi di quello tradizionale, la fascetta in testa, dei costumi di scena comunque che ricordavano molto gli happi, quelle giacche un po' kimono che si usano nei matsuri, nei festival tradizionali. E suo nipote, che ha raccolto la sua eredità e la perpetua, ha lo stesso stile, sempre con questa fascetta in testa così. Il taiko che si diffonde nel mondo al di fuori del Giappone ha un po' due stili diversi. Quello tradizionale alla sua Daiko, e sì perché il gruppo che ha fondato Daihachi Oguchi si chiama Osuwa Daiko, il primo della storia contemporanea giapponese. Osuwa è il nome del famoso tempio. Dicevo quindi ci sono questi due stili un po' diversi tra loro, uno tradizionale che non fa che copiare la mise e anche il modo di muoversi e i ritmi dei suonatori di taiko di sempre. E poi c'è un taiko che cerca di denipponizzarsi, ma non per mancanza di rispetto, anzi, proprio perché per certe persone lo scopo non è copiare pedissequamente quello che i giapponesi hanno sempre fatto, ma partendo su una base di taiko esprimere la propria creatività. E questa seconda corrente è quella a cui io aderisco, perché la mia prima insegnante era così negli anni 90 e mi è piaciuto molto questo concetto. Infatti adesso che abito in Francia, ho un po' di difficoltà a far capire questo atteggiamento perché per i francesi hanno una mentalità un po' colonialista e anche se non hanno mai colonizzato il Giappone, se si tratta di taiko, loro vogliono qualcosa di folcloristico. E quindi la fascetta in testa, il kimoncino ridicolo, cioè ridicolo, insomma un po' tamarro, diciamo. E fare qualcosa di contemporaneo, e magari associato alla musica elettronica come nei miei progetti, eccetera, è una bella idea, ma in Francia, ci mette di più a, farsi strada rispetto ad altri paesi del mondo.
Comunque, chi se ne frega, è anche per questo che io il canale lo tengo in italiano, perché il mio pubblico è italiano e in questo senso, a mio avviso, più aperto di mente. Ma il video non era per parlare male della cultura francese, era per raccontarvi appunto come dal tamburo tradizionale passiamo a quello contemporaneo. A mio avviso, la denipponizzazione che ha avuto il taiko e alla quale io modestamente nel mio piccolo ho contribuito è quello che lo distingue da un'altra qualsiasi attività che viene da un paese. Per esempio, la capoeira è bella, ma è più difficilmente personalizzabile, rimarrà sempre un elemento brasiliano, avrà sempre una forte radice brasiliana. Io volevo aggiungere delle cose, ma la sigla sta arrivando. Vabbè, se il video vi è piaciuto, condividetelo con qualcuno che vi sta simpatico. Se vi ha fatto schifo, mandatelo a qualcuno che vi sta veramente sulle balle. Noi ci vediamo alla prossima con la storia di Onde Pozza. Ciao!